Riprendiamo la Panamericana, 218 km, cerchiamo di farli tutta una tirata perché ci hanno detto che Lima è abbastanza pericolosa, quindi meglio arrivare il prima possibile. Il navigatore mi dice ore d'arrivo 15:20, quindi Tenerona, ultimo sforzo, 3 ore e 20 senza fermarsi mai. 198 km sempre dritti lungo la Panamericana. Il verde inizia a fare capolino dopo infiniti chilometri di deserto di Atacama. Arrivati al casello, la moto come sempre non dovrebbe pagare. Qua ci passiamo. Ok, e come ci avviciniamo a Lima anche la condizione della strada migliora, però di fianco la sabbia non manca mai. E dopo altri 20 km siamo tornati alla condizione desertica di prima. Questa è la locura del Perù. Questa è la situazione a 145 km a sud di Lima. E di nuovo dopo il deserto guardate che vallata, in fondo l'immancabile, quasi costante neblina, ovvero la classica nebbiolina provocata dal mare. A 48 km dall'arrivo, 32 ancora della Panamericana, il traffico è aumentato a dismisura. Una curiosità, la dimensione dei cartelloni pubblicitari, sembrano dei grattacieli a 10 piani. C'è un'anarchia pazzesca per strada, nel senso che destra, sinistra, qua non cambia nulla. La cosa un po' più preoccupante che riguarda anche i mezzi enormi come gli autobus e i camion. Questa è la periferia e siamo a 38 km dalla nostra abitazione. Considerate che si trova a sud di Lima. A parte il rumore della moto smarmittata qua davanti, lo smog sta aumentando a dismisura, infatti la visibilità è diminuita. Voi ovviamente non lo sentite, ma l'aria è assolutamente insalubre, per non utilizzare un altro termine. Forse sono le patate, non sappiamo. Dobbiamo rimanere sulla sinistra, Panamericana Sur, condizioni dell'immondizia veramente pazzesche, anche chiudendo gli occhi lo si percepisce dagli odori. Dobbiamo andare a destra, ma ci sono 2000 corsie. Ancora 12 km all'arrivo, però iniziamo a vedere un po' di palazzoni. Non è che questa cosa ci faccia particolarmente felici, però dobbiamo prendere l'uscita di mezzo, che non è facile qua, ovvero Maddalena San Isidro. Ce l'abbiamo preso, dai, bisogna fare un giro strano. Guardate qua, sembra un ricamo. Qui in teoria si segue la strada principale, quindi non ci possiamo sbagliare, però qua bisogna andare a destra. San Isidro, anche questa l'abbiamo presa. Piano piano, e dove vai con sta fuga?
arrivati al primo ingorgo, infatti Google tutto rosso segna, dobbiamo metterci sulla destra, quindi non posso sorpassare, infatti la fila si trova proprio sulla destra. L'abitudine di suonare, come potete sentire, non cambia e vi posso garantire che non ce l'ha con noi, è proprio un modo di fare. Vi lascio la visiera aperta così sentite il rumore insieme a noi, anche il rumore della ventola della Tenerona insieme a noi. Polizia municipale, 2,6 km all'arrivo, dai che ce la facciamo. Ci siamo quasi. Dai, 800 metri. Bisogna fermarsi, ma perché quella è passata e io pure? Io non capisco. Cioè, si fermano loro, dovrei fermarmi io? Anche dietro la stessa cosa. E niente, 400 metri sulla destra. Quindi iniziamo a guardare il numero civico. Sì, ragazzi, ma che suonate? 5020, ci siamo ragazzi. Arrivati. Il garage dovrebbe essere questo. Grande Tenerona. Bella conquista. Siamo a Lima. Possiamo dire ultima tappa terminata, anche se dobbiamo portare la moto al deposito che si trova a 50 minuti da qua, quindi dall'altra parte di Lima. Però quasi che mi scende la lacrima perché ora bisogna preparare la Tenerona per lasciarla. E ora aspettiamo Sara che è andata a fare il check-in. Già di ritorno, la vedo felice. Sta aprendo, dobbiamo entrare. Le porte del garage si sono aperte. Vamos, soltera 3. Terzo piso? Sì, y estacionamento numero 55, vamos. Emozionante, è abbastanza emozionante. Moto parcheggiata numero 55. Siamo veramente sottoterra, terzo piano. Arrivata a destinazione. In questo momento bisogna un attimo immortalarlo. Avremo qua 10 giorni, dobbiamo preparare un po' di cose, devo fare video pipponi, voglio sistemare la moto, lavarla, lucidarla, devo... Come sempre dobbiamo capire, quando ti trovi dall'altra parte del mondo bisogna un attimo capire dove poterla lavare, dove comprare i prodotti e il tempo non è tanto, quindi vamos! Come ogni anno arriva il momento più ansiolitico del viaggio, lasceremo la moto in un paese nuovo e soprattutto in condizioni che fino ad ora nessun motoviaggiatore ha adottato. Inoltre, per aggiungere un po' di sale, proprio oggi qua a Lima hanno introdotto una restrizione: non si può viaggiare in due su una sola moto. Però oramai ci conoscete bene e non posso lasciare la Tenerona da solo. Assolutamente, le cose si fanno sempre in tre. Il tipo dove lasceremo la moto è un legale, ci ha detto per messaggio: se vi fermano chiamatemi, spieghiamo la situazione, che voi siete dei turisti e che quindi la norma è entrata in vigore per un discorso di sicurezza, perché questo limite di viaggiare in due lo hanno introdotto in quanto viaggiando in due la persona che si trova dietro è più libero per furti, per estorsione verso i turisti e di conseguenza poter scappare con il pilota in maniera più rapida. Il Perù purtroppo è in stato di emergenza, non da oggi chiaramente, e questa restrizione di non poter viaggiare in due sulla stessa moto vale solo per la capitale Lima. Accendiamo per l'ultima volta la Tenerona. Circa 50 minuti per raggiungere appunto, tra virgolette, il deposito. Eravamo al terzo piano sotterraneo. Grazie. Ho messo un gallone di benzina per non lasciare il serbatoio in riserva e ho detto gallone perché qua in Perù l'unità di misura è il gallone. Siamo in zona Miraflores.
La polizia ci ha appena superato in moto e probabilmente proprio perché siamo turisti per il momento ha soprasseduto. Stiamo a vedere. Los colectivos. Questo è il viale che ci dovrebbe portare alla spiaggia, tra l'altro cartello in cima a questo viale, allerta tsunami, quindi è la zona dove consigliano di posizionarsi nel caso si verifichi uno tsunami sul Pacifico. Ed eccolo appunto, proprio lui, il Pacifico. Ma ora preparatevi perché la costa è veramente pazzesca, come il traffico d'altronde. Dal mio punto di vista queste rocce hanno un fascino assurdo, guarda sopra che spettacolo. Non l'avrei immaginata così neanche nei migliori racconti. Odore fortissimo di salsedine. Sono rocce incappucciate dalla rete, probabilmente perché a rischio crollo. E la lima che guarda dall'alto verso il mare, spettacolo. Surfisti. Siamo a San Isidro, tra i quartieri più belli di tutta Lima, insieme a Miraflores e appunto Barranco. Fermi da un paio di minuti, sentite un attimo che sinfonia. Qua alla derecha bisogna avere 8 occhi, avremmo fatto 50 semafori. Dai, 2,6 km, 11 minuti. Claxon di ultima generazione. L'autobus è abbastanza pieno. Immondizia un po' ovunque. Vi lascio la visiera aperta, ragazzi, così sentite il traffico e il casino. È tutto un trombare e non è quello che pensate voi. Poi il tipo ha la moto là sopra il cruscotto, grazie, infatti ha capito, ci fa anche passare. Qui è praticamente guerra. Mamma mia, l'immondizia. Pensavo fosse un DOS, invece era l'inverso. Qua a destra, in teoria siamo arrivati, però mi dice che è chiuso qua. Proviamo a chiamare. Anzi, mandiamo un messaggio. Ora estoy qua. Sta serrato. Forse c'è un ingresso dietro. Passa la moto con la borsa? No. Aspettiamo un attimo. Mi sposo, sta in cammino, apri la puerta. Perfetto. Esperamos. Grazie. Quindi è una zona recintata. Ecco la signora, dovrebbe essere lei. Buenas tardes. Grazie.
Noi seguiamo il GPS, aspettiamo la signora. Ti aiuto, Fra? Pero estas cosas se sacan, ¿no? Sí, lo guardamos adentro. Alla fine siamo riusciti a infilarla meglio grazie all'aiuto delle signore, però ovviamente più di così non si può fare perché devono passare attraverso questa porta. Ora vedete il telo mal messo perché la moto ovviamente è calda, quindi ho spiegato alla signora che quando si raffredda si può coprire bene, ma soprattutto ho spiegato, lasciando il caricabatterie, che ogni 15 giorni basta collegarla per 24 ore in maniera tale che quando torniamo la batteria è ancora come nuova. Ciao Tenerona, mi raccomando, noi non ti lasciamo assolutamente, torneremo. Mucha policía en la ruta, pero No lo están, incluso a los nacionales no lo están parando. pueden ver que somos turistas. La disposición es que la policía dice que no puede intervenirlos porque todavía hay cosas por regularizar. Solamente una infracción los podían detener, entonces a documentos. Claro. Y ahí pueden caer gente que no tiene documentos. Bueno, Un placer. Pero igualmente a ustedes, un gusto de conocerlos. Un placer. Que les vaya bien. Muchas gracias. Vamos. vamos. Lo llamamos ahora. No, mejor pídanlo de una vez porque puede demorar y no es bueno que estén en la Que calle. está en la Sí, ruta, sí. bueno. E dopo un'ora e 20 minuti, mi vedete forse leggermente stanco, siamo tornati nella nostra abitazione. Vi avevo promesso di mostrarvi a Tenerona bella pulita, di mostrarvi le gomme come sono dopo oltre 10.000 km, ma come avete visto in parte siamo arrivati in un luogo dove la sicurezza non è che sia proprio il massimo. Addirittura la titolare del luogo dove abbiamo lasciato la Tenerona ha voluto che noi restassimo all'interno quando abbiamo chiamato Uber, per dirvi non potevamo uscire in strada. A parte questo dettaglio, poi magari vi racconteremo per bene. Ti senti sicura per la Tenerona? Sì, per la Tenerona mi sento sicura, però abbiamo visto le diverse facce di Lima. Noi siamo arrivati a Miraflores, ci siamo fermati qui, bellissima capitale, bellissime strutture. Ci sono altri quartieri che sono difficili da dimenticare. Però l'importante è che noi stiamo tranquilli per la moto. Come sempre, quando la lasciamo è un momento complicato, un momento difficile, perché bisogna organizzare tante cose, perché ora dobbiamo organizzare anche le valigie per tornare. Però è una cosa che, per quanto riguarda l'aspetto moto, di motociclisti italiani non l'ha fatto praticamente nessuno di lasciare la moto qua. Ci siamo documentati e questa cosa in teoria si può fare in maniera legale, super sicura, sì. Ma noi come sempre facciamo i dovuti scongiuri e ci aggiorneremo a vicenda per vedere come andranno le cose. Speriamo bene. Dai! Ragazzi, c'è un traffico pazzesco da qua all'aeroporto, ho appena visto un'ora e 30, quindi come sempre bisogna un po' accelerare le cose. Vamos. Direte chiamare Uber. Ce l'abbiamo e questo è il traffico di Lima, pazzesco! Per non parlare poi dei clacson, secondo me glielo insegnano alla scuola guida, quando si trovano al semaforo loro già ti avvisano che tu devi partire. Vi aggiorno, questa mattina abbiamo ricevuto il messaggio dalla persona a cui abbiamo affidato la moto e l'addetto della dogana è arrivato per controllare se il numero del telaio corrispondeva al numero presente sul permesso di importazione. In teoria per la Tenerona siamo a posto. 2 minuti che sono stati 8. Arrivato. Hola, buenas tardes. Este. Adelante mejor. Perfetto, vamos. Siamo. Compaiono le luci dell'aeroporto internazionale Jorge Chávez. Hasta luego, ciao.
ora di anticipo, bene così. Posto in aereo ce l'abbiamo, ma dobbiamo raccontarvi una cosa che ci è capitata quando ho chiesto alla tipa se potevamo trasportare l'airbag. Ma ve lo racconteremo. E a Madrid, come potete vedere, ci siamo arrivati. Là in fondo J41 si intravede il nostro gate per Fiumicino e questa è la vista da fuori alle 9:10 di sera. Il volo con l'ATAM, compagnia di bandiera cilena, è stato super confortevole. Ora ci aspetta un aereo pequeño dell'Iberia e se tutto va bene alle 00:15 saremo a Fiumicino. E anche a Fiumicino siamo arrivati. Ora ritiro bagagli e andiamo a dormire qua vicino. E comunque velocissimo aggiornamento in corso. Quando siamo arrivati nel tabellone dei bagagli il nostro volo non c'era. Dopo 30 minuti siamo andati a controllare i nastri trasportatori. In un numero che non c'entra nulla ci sono i nostri bagagli. Benvenuti in Italia. Io non voglio dire nulla, sono sempre poco critico sotto certi punti di vista, comunque facciamo ridere anche ai polli. Ora andiamo al Terminal 3 tra la posta 2 e 3 perché il transfer ci sta aspettando. Puoi salire pure avanti se vuoi. Ok, il transfer ce l'abbiamo, vamos! Le riprese per fare che sta in Italia. È il nostro lavoro. Ah sì? E alla fine anche la camera ce l'abbiamo. Piccolissima ma super confortevole. Ci siamo. Chiusi dentro. Adesso 4-5 ore di riposo, poi diretti nelle Marche. Buongiorno di nuovo, abbiamo dormito pochissimo come era normale. Sala è prontissima. Vamos! Ed anche il driver per tornare a Fiumicino ce l'abbiamo. È aperto il cancello. Più veloce, ci sta aspettando. Quest'anno con i trolley si va di lusso. Siamo abituati a molto ma molto peggio. Ti spingo. A 30 km da casa ci sorprende un arcobaleno completo sull'Adriatico, nell'evidente tentativo di quest'ultimo di tener testa ai grandi oceani. E mentre Angelita dal Brasile ci chiede il nome del ristorante dove abbiamo mangiato a Florianopolis, dopo 37 ore esatte, con un po' di sole, siamo arrivati a casa. Ma come forse? Ciao ragazzi. Tu vuoi fregare? Ah.